un'amicizia tra due uomini che si sono trovati in quel luogo particolare del mondo, con gli occhi del mondo addosso, che si sono comportati contro tutto e contro tutti, come gli insegnava la ragione del tempo, il loro tempo. È la mattina di un giorno d'agosto del 1936, è in corso l'Olimpiade di Berlino. L'Olimpiade di Berlino divide lo sport in due parti: prima dell'Olimpiade, dopo l'Olimpiade. Lo sport moderno nasce in quei 15 giorni. I lasciti sono certi e tremendi. Il doping, la manipolazione a scopo politico di un evento sportivo e la spettacolarizzazione di quell'evento. Leni Riefenstahl, che era diventata la regista del mondo hitleriano, accettò, non tanto contenta ma non poteva opporsi, di filmare quelle Olimpiadi, ma consegnerà alla storia del cinema Olimpia, a oggi il più grande documentario sportivo di tutti i tempi. I protagonisti della nostra storia sono il tedesco Lutz Long e Jesse Owens, che la mattina del 4 agosto sono impegnati sulla pedana del lungo per i salti di qualificazione. L'americano è il favorito, ma ha clamorosamente sbagliato i primi due salti. Per la prima volta da quando compete, Jesse Owens pensa di poter perdere. L'ultima prova è una prova dove lui sta mordendo la sua vita. Non sa che cosa fare. Sa di avere tutto quello che serve per ottenere la misura per la qualificazione, ma sente che c'è qualcosa che non va. Avrebbe bisogno di qualcosa. E improvvisamente sente una voce, in buon inglese, con marcato accento tedesco. Was ist Ihr Problem, Mr. Owens? Si volta. Lutz Long. Lutz Long. Certo, Lutz Long non è un nazista. Lutz Long appartiene alla buona borghesia lipsiana, quella di cui Hitler sta bruciando tantissimi libri. Lo avverte che mentre lui stava correndo i 200, il vento ha spostato quel piccolo riferimento che ogni saltatore in lungo ha davanti, che deve tenere con la coda dell'occhio per evitare il salto nullo. Gli fa vedere dove è stato posizionato e gli dice: salta e ci vediamo oggi pomeriggio. Jesse fa facilmente la misura. Long sa perfettamente che aver aiutato Owens a qualificarsi significa che oggi pomeriggio Owens vincerà la medaglia d'oro, ma non gli importa. Lutz Long è un atleta del mondo, con grande ammirazione per Jesse Owens. Che senso avrebbe vincere una medaglia d'oro se lui non compete perché è distratto da un'altra gara? No, ci incontreremo oggi pomeriggio. La gara è bellissima. La Riefenstahl indugia tantissimo su Hitler, che si entusiasma per i salti di Long. Per un attimo accarezza anche l'idea che Long possa battere Jesse Owens, poi però il talento incommisurabile di Jesse Owens viene fuori. Owens ha già vinto senza dover effettuare l'ultimo salto. È impressionante il post di quella vittoria di Owens, perché dopo essere stato premiato, lui e Lutz Long fanno un giro di pista e sono continuamente vicini. E poi il fotografo ufficiale di Hitler li immortala, e li immortala con una naturalezza strepitosa, perché Owens non sa quasi come comportarsi e Long lo mette a suo agio dicendogli: io sono un tuo ammiratore. Mi ricorderò tutta la vita di questo pomeriggio. Dal 1936 al 1943 si terranno in grande contatto epistolare. E se vi state domandando perché soltanto fino al 1943, Lutz Long viene chiamato sul fronte come riservista e morirà combattendo, cercando di fronteggiare l'avanzata degli anglo-americani. L'operazione Husky è una delle più imponenti e importanti operazioni della Seconda Guerra Mondiale, lo sbarco anglo-americano in Sicilia dell'estate del 1943. Il 10 luglio del 1943 sbarcano in Sicilia i soldati americani del generale Patton e i soldati britannici del generale Montgomery, che praticamente si divideranno l'isola in due parti, e sono proprio le prime giornate dello sbarco a segnare
drasticamente, drammaticamente sia la vita della popolazione civile, ma anche, diciamo, delle stesse truppe che difendono quest'isola, e parlo delle truppe italiane ma anche delle forze tedesche. La campagna di Sicilia, come tutte le guerre, ha portato ad uno scopo che era quello della liberazione dal nazifascismo, ma appunto, proprio come tutte le guerre, ci ha lasciato un numero davvero elevato di vittime, di morte, sia tra i soldati ma anche nella popolazione civile, e tra i soldati di entrambi i fronti, alla fine della campagna di Sicilia, che dura 37 giorni, si contano oltre 15.000 morti. Tra i soldati tedeschi che hanno combattuto e che troveranno la morte sulle coste siciliane c'è anche Lutz Long. Le ossa dei morti vennero raccolte dagli americani, che poi, a guerra finita, le consegnarono ai tedeschi e quindi decisero di fare una cosa cumulativa, in un luogo magnifico, che ti toglie il fiato soltanto a vederlo, tenuto in maniera perfetta, pur essendo così lontano da Berlino. C'è una bellissima stele marmorea, nera, con i nomi di tutti quanti quelli che perirono in quei giorni, indistinti, potentissimi, lì, per sempre. Lì dentro c'è Lutz Long e a sinistra Iddu, l'Etna, l'unico testimone in grado di comprendere la grandezza di quello che era successo.